Vada, vada. Sandra! Sono un amico della signora Garcés, vorrei salutarla. Ehi, ma non ha sentito? Ho detto di annunciarmi alla signora Garcés. Non c'è. Ma se l'ho vista entrare adesso. Senta, io sono un suo amico, Oscar Millo. Sono stato all'estero, sono appena tornato. La prego, le dica che sono qui. Ma se non c'è, come faccio a dirglielo? Eccola, è lì. Non vorrà dirmi che non è la signora Garcés. Qui c'è una sola signora, la contessa Claudia Odio de Blanc, e non riceve nessuno. Venga, venga. Ecco, qui c'è il bagno. Certo, la camera che ha visto giù è molto più grande, ma davvero non le piace. Faccia sulla piazza, la piazza è tranquilla, sa. Dal lato del parco non mi è rimasto che questa, ma è un po' piccola. Va benissimo. Va bene. Mandi sulla valigia. Ah. In compenso c'è una gran bella vista. Apra, apra, vedrà. Il parco è una meraviglia. E che bella terrazza, eh? Se vuol prendere il sole c'è anche la sdraio. Il parco, sa, è degli Ossio de Blanc. E vedete che villa. Una delle più antiche famiglie della città. Gente tranquilla, però, sa. Non si vede e non si sente mai nessuno. Sta sbagliando tutto. Sto sbagliando cosa? Dice a me. Beh, è fin troppo evidente, sa. Sempre chiuso in casa a guardare dentro quel giardino. Si capisce subito che sta studiando un colpo. Guardi che a me mica mi importa, sa. Anzi, mi fa piacere per loro. Gente come questi Osio de Blanc deve essere derubata, perché tanta ricchezza non è morale. Ti toglie il gusto di lavorare, di faticare. Sandra! Sandra! Sandrina! Signorina, sua madre sta per uscire e desidera parlarle. Che c'è, Max? C'era qualcuno laggiù.
Ricky, prega per tuo padre. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Ma no, che stupido, smettila. Guarda qui. Dai. Non fare la sciocca. Ma smettila. Parla. Di qualcosa. E che dico? Cia cia cia. Che fai? Lo svegli. Vedi che lo fai piangere. Buono, Ricky. Buono. Buono, Ricky. Ma no, Fabrizio, smettila. Sei addormentato. E sta zitta. Non ti azzardare a toccarmi. D'accordo, principessa. Agli ordini. Posso prendere il sole? O devo stare in castigo in camera mia? Smettila, Fabrizio. Ricky! 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 Vieni qui, su. Qui. Dalla mano. Su. Oh, Ricky, che paura hai fatto prendere alla mamma. Mi spieghi cos'è quest'altra stupidata? Non lo sgridare. Già è così spaventato. Non l'ha mica fatta apposta, scusa. Certo che l'ha fatta apposta. Lo coccoli troppo, sempre a sbaciucchiarlo. E quando non ti occupi di lui, entra in crisi. Ti prego, ne parliamo dopo, eh? Non ne parliamo affatto. Vado in città. Ci rivediamo domani. Che bellezza, se ne va. Ma... Ricky! Sono contento quando lui non c'è. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce. Insomma, cosa vuole? Che viene a fare qui? Io non sapevo. Volevo salutare Sandra e tutto mi è parso così strano. Sono Oscar Minno. Un amico di Sandra e Fabrizio, tanti anni fa. Ah, sì, mi ricordo. Poi era partito per l'estero, mi pare. Sono tornato da pochi giorni e ho saputo di Fabrizio. Ma com'è successo?
Era ammalato. Una disgrazia. Puliva la pistola ed è partito un colpo. Ricky, prega. E Sandra come sta? Vorrei vederla, vorrei... Sandra sta per partire per un viaggio, non ha tempo di vedere nessuno. Le porterò io i suoi saluti. Buongiorno. Andiamo, Ricky? Vieni! Vieni giù! Sandra! Sandra, aspetta un momento. Sapevo che mi volevi parlare. Stai sempre su quella terrazza a guardare giù. Ti ho visto, sai? Come ti chiami? Sandra, ma sono Oscar, non mi riconosci? Certo che ti riconosco. Ti ho visto dalla macchina quando mi hai chiamata. E poi eri lì qui al muro, no? Ma non ieri, prima. Ma scusa. Sandra! Ma non puoi aver dimenticato. Lo so, sono passati tanti anni, ma allora ci vedevamo sempre. Eravamo quasi... Non ti ricordi di me? Ah, questa è proprio bella. Ritorno qui dopo tanti anni, il mio primo pensiero è per te. Cerco di vederti e me l'impediscono. Immagino una congiura. Vedo tua madre e tuo figlio stamattina, li seguo fino al... Ma che dici? Io non ho un figlio. Non è tuo figlio. Ma scusa, come faccio ad avere un figlio se non ho un marito? Sai, nella mia famiglia le donne non hanno figli se non sono sposate. Mia madre mi dice sempre che c'è tempo per queste cose quando sarò più grande. Ma per ora non vuole che io incontri dei ragazzi. Non vuole che veda nessuno. Sono sempre qui sola. Sola. Sono i miei disegni. Ti piacciono? Questo è più bello. No, questi sono vecchi di tanto tempo fa. Sandra, Sandrina, se tu avessi amato me allora, tutto questo non sarebbe mai successo. E anche Fabrizio, forse. Sì, tutto sarebbe stato diverso. Senti, promettimi che non te ne andrai, non mi lasciare sola. Ma sì, certo, tornerò. Giura? Una cosa allucinante. Se la vedi, è bella, serena, sembra normale. Ma com'è possibile che non hai saputo niente? Eri loro amico. Da quando Sandra e Fabrizio si erano trasferiti nella villa sul lago non li vedevo più. Avevo saputo della disgrazia, ma non avrei mai immaginato che Sandra ne rimanesse sconvolta fino a questo Sembra punto. abbandonata a se stessa. Non ho visto un'infermiera, neanche una. Né medici. Solo un guardiano, una specie di gorilla. Sarà certo curata benissimo. Sono talmente ricchi. Ma da chi? Io vorrei sapere chi è che la cura. Voglio sapere che cosa ha. Voglio sapere quando sei ammalata. Se c'è qualche speranza di guarirla. Con quale diritto vuoi sapere tutte queste cose? Non sei un parente, non sei nulla per Sandra. Sono molto più di un parente. Allora partii quando la vidi sposata e felice. Ma adesso che è rimasta sola. Insomma, io sento il dovere di occuparmi di lei. Non puoi far niente. Il loro medico di famiglia era il professor Winkel. Cercherò di informarmi.
c'era scritto professor Winkel. Veramente c'era scritto da parte del professor Winkel. Ma era leggibile quel da parte? Calligrafia da medico. Sono il dottor Bontempi. Il professore mi ha incaricato di aggiornare le cartelle cliniche di alcuni clienti, di cui non ho avuto più notizie. Sua figlia Sandra è uno di questi. Il professor Winkel non è uno specialista. Ora ne abbiamo uno. Quale, scusi? Il professor Nistri. Strano. Nistri è un medico di grande reputazione. Non avrei mai pensato che curasse un caso di psicosi per corrispondenza. Infatti da un mese è in America, all'Università di Princeton. Ad ogni modo non devo rendere conto a lei. La salute di mia figlia riguarda me. So io quello che va fatto. E poi le assicuro che Sandra sta benissimo. Non ha bisogno di niente. Non avrebbe bisogno di niente solo se avesse 10 anni. Li ha? Chi è? Emilio, sei tu? Hai combinato qualcosa? Sì, qualcosa ho combinato. Accidenti al tuo istinto di innamorato. Dai, parla, so che mi hai chiamato ma ero fuori. Ma che ore? Che ne so. Allora, hai visto Sandra? Che hai saputo? Domattina verranno in clinica madre e figlia. Ho convinto la signora a farmi visitare Sandra. Ah sì? Dimmi, e poi? E poi basta, adesso se permetti dormo. Il dottore sta facendo il giro di controllo. Mi ha detto di avvertirla che quella paziente non è ancora arrivata. Ma dovevano essere qui già da un pezzo. Parli lei, per favore. Chieda soltanto se la signora è ancora in casa. Pronto? Pronto? Sì? Per cortesia, la signora è ancora in casa? No, la contessa è andata via. Come dice? È partita. Partita? Domandi per dove? Scusi, può dirmi per dove? Aspetti un momento. Pronto? Scusi, ma lei chi è? Sono l'infermiera dell'Istituto di Santa Teresa. Ah, di Santa Teresa. Sì, Ma perché? si tratta del piccolo Ricky, è urgente. La contessa è a Villa La Favorita, all'Onigo. Grazie, buongiorno. Senti, Emilio, hanno lasciato la città, l'hanno portata via, ma ho l'indirizzo, devi venire subito. Io non so se faccio bene a lasciarmi trascinare in questa storia, non ne ho il diritto. Certo che lo hai, sei un medico. Hai saputo che una malata di mente viene sottratta a ogni cura. Hai tutto il diritto e anche il dovere di chiedere spiegazioni. Non è strano, la portano fuori, in una villa in campagna, invece di venire qui. Per me ha tutta l'aria di una fuga. Accidenti. È tua? Sì, E che hai fatto? Hai ammazzato uno zio ricco? ma come non ti ricordi? Ero l'unico tra voi ad avere solo zii poveri. E quelli muoiono di vecchiaia. Beh, però hai fatto fortuna in Venezuela. Daresti 8 anni della tua vita al Venezuela senza prenderti una fortuna in cambio? Sai, quando correvi dietro a Sandra qualcuno pensava che lo facevi per i soldi. Adesso almeno hai le carte in regola. Regola o no? Stavolta non me la lascio portar via. Perlomeno non sarà troppo facile. Scusa, ma fuori città cerco di tirarla un po'. Questa soffre in mezzo al traffico. Dai 200 in su comincia a vivere. Hai fatto fortuna, ma non sei stato felice. Per questo sono tornato. Non avevo mai sentito di questa proprietà dei De Blanc. Forse non sapevano neanche di averla. Pensa che una volta Sandra mi disse che le sarebbe piaciuto sposarmi solo per vivere nelle mie 2 stanze. Però ha sposato il ricchissimo Fabrizio Garcés. Dammi retta, Oscar. 2 stanze sono un sogno solo per chi ne ha una sola. Come si permettono di venire qui? Vi avverto che non sopporto più di essere spiata. E se questo continua, troverò il mezzo di far cessare questa persecuzione. Chiami pure la polizia se crede. Ma prima di dare le mie spiegazioni vorrò sentire le sue. Lei ha una responsabilità molto precisa con la tutela della figlia inferma. Perché invece di portare Sandra in clinica l'ha condotta qui? Il dottor Bontempi mi ha convinta che Sandra deve essere curata e ho seguito il suo consiglio. Ma se permettono, ho il diritto di scegliere io a chi devo affidare mia figlia. Dov'è ora?
In Svizzera, in una clinica specializzata, lontana da tutti gli importuni che possono turbarla. E lei, dottor Bontempi, non crede che... Sandra! Oscar, no! La prego, signorina. Non voglio stare chiusa qui, lasciatemi gli occhi. Assassini, mi butto dalla finestra, mi butto. Oscar. Oscar. Sandra! Sandra! Sandra, bambina mia, ma che cosa hai fatto? Tu mi odi. No! Tu mi odi, sì, mi odi. Ma- Volevi mandare via il mio amico perché sai che gli voglio bene. Ma no, resterà qui tutto il giorno, l'ho invitato a restare a colazione. Le dica che resterà qui. Ma sì, certo che resto, Sandra. Resto tutto il giorno. Sono tutta spettinata. Ma chi è che mi ha rovinato il vestito? Andate via, mi devo cambiare. Ho tante cose da fare. No, non era accaduto mai. È la prima volta, glielo giuro. Succederà ancora. E ancora. E sempre più spesso. Sua figlia deve essere curata adesso, subito. Si è già perso fin troppo tempo. Ma mia figlia, io so che cos'ha. Lei non potrà mai affrontare i suoi ricordi. Signora, lei non può davvero pensare che questo stato anormale sia un bene per sua figlia. Certo, le ha cancellato l'angoscia per la morte del marito, ma le ha anche tolto la coscienza della maternità. È anche per suo figlio che Sandra deve essere guarita. Per il bambino. Già, per suo figlio. Suo figlio, ma cosa vuol sapere lei? Lei non può immaginare. Buona mira, ma bersaglio sbagliato. La mamma si arrabbierà. Lo sapevi, no? Che quella bambola è un regalo di papà. Sandra, sei lì? Vieni, mamma, mi sto vestendo. Ha telefonato Fabrizio. Andava dal suo avvocato, voleva che andassi anch'io, ma ho detto di no. So già quello che vuole dirmi. Non ci vuoi ripensare? Ripensare? Ripensare all'avvocato Simoni? Scusa, ma cosa vuoi che mi aspetti dai consigli disinteressati del legale di Fabrizio? Sì, ma il problema va affrontato. Gli parlo io uno di questi giorni. Ascolta, Sandrina, sai stamattina Fabrizio che mi ha detto? Oh, mamma, smettila con Fabrizio, eh? Lui ti dice, tu mi dici che lui ti dice, io ti dico quello che gli devi dire, ma insomma. La suocera bella che lo capisce lo perdona. Oh, scusami, mamma, non volevo dire questo. Sono così nervosa. Perdonami. È che sono stanca, capisci? Non ce la faccio più. E poi ora ci si mette anche Ricky. È un po' di tempo che è insopportabile, non posso lasciarlo un momento. Sta diventando cattivo. Non so, delle volte sembra che possa perfino odiarmi, capisci? Quando non sono con lui. La verità è che sei rimasta bambina. Una bambina viziata che dopo 8 anni vorrebbe ancora un marito fidanzato e che bisticcia con suo figlio come fosse il fratellino. E che ancora dorme con le sue bambole. Non è così? No. Vuoi vedere che sei un'ingenua, mamma? Tu non sai che il signor Fabrizio, i primi tempi, quando eravamo a letto, queste bamboline, me le metteva tutte intorno. Era uno stimolo erotico. Ne manca una. Sì, l'ha presa tuo figlio e per servirsene anche lui in un modo un po' strano. Ne ha fatto un bersaglio per il tirassegno in giardino. Perché hai preso la mia bambola? Ridammela subito. Non è vero, non ho preso niente. Smettila di dire bugie, Ricky. L'avevi attaccata al tronco di un albero e sparavi col fucile subacqueo, tanto Non che ho io preso ti ho... niente, non so nemmeno com'è fatta la bambola che dici tu. Beh, che c'è di nuovo? Che tuo figlio dice bugie. Non è vero, lo giuro. Ecco di che si tratta, Fabrizio. Io stavo... I dettagli non mi interessano, sono d'accordo con lui. Anzi, mi compiaccio per il suo buonsenso precoce. L'unico modo per vivere tranquillo con le donne, e soprattutto quelle che si amano, è quello di mentire, per principio. Il solo torto di Ricky è quello d'essersi fatto scoprire.
Ricky, che cosa devo fare io con te? No, vedrete che anche Fabrizio è già a casa. Teneva tanto alla vostra visita. E anche Sandra. Ma come? Non mi può soffrire? Ma che? Mi ha detto lei di invitarvi a cena. Hai delle sigarette? Sandra? Hanno lasciato le mie in studio. Fabrizio? Sandra! Sandra! Fabrizio! Sandra, Che c'è? mi hai detto tu di invitare l'avvocato Simoni e di dirgli di portare anche la moglie. Oh no, per l'amor di Dio. Ti scongiuro, mamma, manda via quella gente. Subito, subito. Ricky è in camera sua, l'abbiamo chiusa a chiave, poi ti spiego, mandali via. Buonasera, Sandra. Devi scusarci, siamo un po' in ritardo. Io trovo che questa villa è meravigliosa. Solo che, ecco, dovete scusarci, ma Ricky sta male. Non abbiamo avuto il tempo di avvertirvi. Mi dispiace, stasera è impossibile. Per la cena, voglio dire. Non ti preoccupi, Sara. Ma cos'ha Ricky, poverino? Andiamo a salutarlo, gli faremo un po' di compagnia. No, la febbre è alta e... È stato tutto così improvviso, così l'ho messo a letto e ora è solo in camera sua e... Ha la febbre alta? Ha chiamato il dottore. No! No! Che fai? Come hai fatto a uscire? Da dove sei passato? Non era chiuso, io. Via, vai in camera tua! Mamma, è dietro. C'era un morto. Ma che dici, Sandra? Ma che dici? È stato Ricky. E voleva ammazzare me. Ricky? Era un mendicante o un ladro. Un vagabondo. Si era nascosto in quella cabina dove Sandra fa il bagno di sole. Ricky ha sparato con il fucile subacqueo. Gli ha passato la gola da parte a parte. Forse aveva visto controluce che nella cabina c'era qualcuno. Ricky, ma non è possibile. È così attaccato a sua madre. No, mi odia. Mi sta vicino per spiarmi, per tormentarmi. Ha tagliato i miei vestiti, bruciato le mie fotografie. E quando l'ho sgridato perché ha rotto la bambolina per punirmi, ha avvelenato il mio cane. Erano giorni e giorni che non sapevo più che fare. Capisci? Sandra con delle crisi spaventose. Avevo dovuto mandare via tutta la servitù. Anche Caterina. Non volevamo avere testimoni. Ah sì, certo, hai fatto bene. La colpa è mia, è mia. Non ho mai avuto il coraggio di affrontare la realtà. Un bambino anormale. Sandra non voleva allontanarlo da casa, ma lo evitava. Ne era spaventata. Non gli parlava quasi più. Sì, ho sbagliato tutto. Ho lasciato che i giorni passassero e intanto le tensioni si accumulavano finché... Ricky ha ammazzato l'uomo. No. Queste no. Le tengo io.
Te ne darò una più tardi, ma una sola. Il corpo l'ho buttato qui, nella cisterna. Sai, ho perso la testa quando ho sentito che stavate arrivando, tu e i Simoni. Bisognerà avvertire la polizia. Ora sarà anche peggio. Mi accuseranno d'occultamento di cadaveri. Ricky è un bambino ed è malato. Ha bisogno di un medico, non della polizia. No, io non posso denunciarlo. È meglio dire che l'ho ammazzato io. L'ho preso per un ladro e... Non se ne parla neanche, tu non farei niente. Non voglio scandali. Se è un pezzente vagabondo, della sua assenza nessuno si accorge. E non verranno certo a cercarlo qui. Qualche centimetro d'acqua in più. E questa tomba ne vale un'altra. È troppo rischioso. E poi la legge. La legge? Per secoli gli Osio de Blanc sono stati la legge. Siamo ancora tanto forti da non lasciarci compromettere. Ora invece bisogna pensare a Ricky. Ma sì, isolarlo, farlo curare. Sì, bisogna curarlo. Lasciami fare, sistemo tutto io. Sei una donna straordinaria, Claudia. La più straordinaria che ho mai conosciuto. Mamma, non voglio rivedere Ricky. Ti prego, portalo via. Sta calma, tesoro. Ci abbiamo già pensato. Qui vicino c'è un istituto di suore che si occupano di bambini difficili. Conosco la madre superiore. Le dirò che stai male e che abbiamo bisogno di affidarle il bambino. Non credo che mi farà troppe domande. Claudia, è meglio che tu l'accompagni subito, Ricky. Va bene. Io vado in città dal dottor Winkel. Voglio che lo visiti al più presto. Ricky? Ricky, vieni. Muoviti, su, dobbiamo uscire. Avanti, cammina! Andiamo, su! Io vado, cara. Statene tranquilla. Non muoverti dal letto, eh? Tua madre torna presto e anch'io mi sbrigherò. Ormai è finito. Aspetta qui. Desidera? Sono la signora Osio de Blanc, ho appuntamento con la superiore. Ah sì? Ha portato il bambino? Sì, è qui in macchina. Bene.
guardi che non risponde nessuno, signora. Impossibile, mia figlia a letto non può non rispondere. Se vuole le rifaccio il numero. No, lasci stare. Ecco, mi faccia quest'altro numero. Studio professor Winkel. Sono la signora Osio de Blanc. Il signor Garcés aveva appuntamento col dottor Winkel. È ancora lì? Sì. Grazie. Pronto? Sei tu, Fabrizio. Ricky è scappato a casa, nessuno risponde. Che devo fare? Tu continua a cercarlo. Io corro subito a casa. Gustavo è molto che è qui, ha visto passare mio nipote. No, contessa, oggi no. Sandra? Ricky? Sandra? Ma voi cosa avreste fatto al mio posto? È tutto pronto, venite a tavola? Tesoro. Allora, se volete, andiamo a tavola. Mi dispiace, ma devo assolutamente rientrare in città. Scusa, ma non avevi detto Non che... si era previsto di star fuori per colazione. Ho un appuntamento importante. Mamma. Ma lei, signor Mindo, ci farà il piacere di restare con noi. Dottore, l'accompagnerà il mio autista. Queste sono per Moreno. Chi è Moreno? È un mio amico. Vieni con me. Anche tu devi conoscere Moreno. Aspetti, prenda prima il suo caffè.
Lei ha ragione, in un certo senso. È così serena, proprio come quando era bambina. Otto anni fa Sandra mi voleva molto bene. Stava quasi per amarmi. Poi un giorno le presentai Fabrizio. Io non ero del vostro ambiente, ero molto povero. Ma per me ora è come allora. Siamo noi due soli. E le voglio sempre bene. Desideravo che lei lo sapesse prima di chiederle il permesso di tornare a vedere Sandra. Ehi, Moreno! Ti ho portato un regalino. Vai. No, tu no. È gelosa, sai? Ah. Come sei bella. Ma non sei innamorato di me? Tanto tempo fa ero innamorato di una ragazza come te. Aveva capelli come i tuoi, gli occhi come i tuoi. Aveva la tua stessa pelle. Si chiamava Sandra. E tu l'hai sposata questa ragazza? No. No? Allora sposerai me. Io credo che mi piacerebbe essere sposata con te. Guarda, questi li ho fatti oggi. Ma non mi piacciono. Non lo so. Non mi piacciono.
piace? Ma certo, siamo già d'accordo, va bene. Scusi, reverenda madre, ho parlato per telefono con la contessa Osio de Blas e dice che nessun medico ha la sua autorizzazione per visitare Ricky, quindi non so se abbiamo... Non importa, quando la contessa Osio de Blas ritelefonerà, le parlerò io. Ah, bene. E del resto il dottor Bontempi ha il mio permesso. Era tempo che un medico visitasse il ragazzo. Grazie, madre. Vieni. Prendi, è facile. E ci posso davvero giocare? Certo, è tuo. A me, dottore, Prima lasciamo scegliere a lui, che non ha chiesto niente. Come ti chiami? Riccardo Garcés. Dunque. Ecco qua. Preferisci questo o questo? No, non voglio niente. Cosa? Non ti piacciono i giocattoli? Sì, ma non me li merito. La suora ti ha messo in castigo? No, la suora è da prima. Sono così cattivo io che devo stare sempre in castigo, qua dentro. Ma a me non importa di prima. Io ti ho conosciuto oggi. Lo vuoi accettare un regalo per quanto sei stato buono oggi? Ti piace? La vuoi? Ciao Emilio, che giornata. Ti stavo telefonando per ringraziarti. Se non era per te non riuscivo a sbloccarla, la signora Claudia. Vedrai che ora non ti seguirò più, non ti chiederò altro. Non voglio altro. È fantastico, Sandra mi ama. Ti giuro, mi ama. Ma non è finita, Oscar. C'è qualcosa di nuovo, qualcosa che rimette tutto in discussione. Sono stata all'istituto e ho parlato con Ricky. Che hai fatto? Quel bambino è normalissimo. È un carattere complesso, timido, aggressivo insieme. Con un fortissimo senso della giustizia che lo spinge ad autopunirsi. Ma io t'avevo chiesto di aiutare me, non andare in giro per tuo conto. Ti sbagli. Non mi hai chiesto aiuto per te, ma per Sandra. E io sto seguendo solo il mio istinto professionale. Tutte le volte che un medico deve arrivare alla radice di una nevrosi, compie un'indagine nel cervello del paziente per scoprire il responsabile. Un gesto, un'emozione, una madre, un padre o lui stesso. Questa volta l'indagine si svolge anche al di fuori del cervello. Perché all'origine della follia di Sandra c'è un omicidio, anzi 2. E non è stato Ricky a commetterli. Beh, e allora? Ci sono tante domande e così poche risposte. Aspetta, dove vuoi andare? A cercare altre risposte, quelle giuste. Anche se sono quelle che costano di più. Io non so davvero che cosa speri di trovare qui. La villa sarà stata chiusa dopo la morte di Fabrizio. Noi entriamo di notte come 2 ladri. Proprio adesso che la signora Claudia si è confidata con noi. Senti che roba. Tu capisci? Con un fuciletto da caccia subacquea un bambino buca questa parete e ammazza un uomo. Il racconto della signora Claudia non regge. E se potessi verificare tutti i fatti e le situazioni che hanno portato Ricky in quell'istituto, almeno la metà reggerebbero ancora meno. Ma se il bambino è stato accusato ingiustamente, perché non ha reagito, non ha protestato? Come lo spieghi? I bambini possono essere molto deboli in questo mondo di grandi. Tutti sapevano che Ricky diceva le bugie. E così anche quando le diceva qualcun altro finivano per ricadere su di lui. Cosa vuoi dire? Sai, se davvero quella sera che venne ucciso il mendicante Ricky fosse stato chiuso a chiave in camera,
Avrebbe potuto uscire solo dalla finestra. Però qualcuno l'avrebbe visto. C'era anche l'avvocato Simoni con la moglie sul piazzale. No, anche in questo qualcun altro ha mentito. Ma tu ti rendi conto? Sì, va bene, d'accordo. Accidenti. Ho chiesto aiuto a un medico e mi trovo tra i piedi un poliziotto dilettante. Quando mi servirà un'aspirina andrò alla squadra mobile. Ma vedi, Oscar, io... Ma no, avanti, parla. Smettila di tergiversare. Dillo quello che pensi, ma dillo chiaramente. Dico che quello che non ha fatto un bambino può averlo fatto un adulto, con uno stato mentale infantile e distorto. Cioè Sandra. Ma di un po', ma vorresti veramente sostenere che Sandra... E poi senti, Sandra lo shock l'ha avuto dopo la morte di Fabrizio, non prima. Prima stava benissimo. Quando ha visto la scena del marito morto, il bambino... Questo lo dici tu. Sai invece che cosa dice il professor Winkel? Sì, sono andato a trovarlo. E mi ha confermato che quella mattina Fabrizio andò da lui. Ma non per parlargli della nevrosi del figlio, ma di quella della moglie, di Sandra. E perché non me l'hai detto subito? Eh? Che vuoi fare? Dov'è che vuoi arrivare? Metterò ogni cosa in mano alla polizia. Io ti dico che questo non lo fai. Emilio, mi hai sentito? Non lo fai. Io sono certo che Sandra è innocente. Non voglio che soffra e sono disposto a tutto per proteggerla. Sta bene attento, Emilio, perché tu non mi conosci abbastanza. Scusami, Emilio. È vero. Hai ragione, Oscar. Io non sono un poliziotto, ma con 2 cadaveri i poliziotti ci vogliono. Aspetta, dove vai? Parliamone un momento, vieni. Emilio, aspetta. Parliamone prima. Aspetta un momento, ti prego. Emilio, guarda, le 2 statue. Ricordi? Il posto di cui parlava la signora. Forse potrai fare il tuo mestiere, dottore. Se troviamo quel cadavere, farai un'autopsia. Piantala, Oscar. Mi dispiace quello che sta succedendo, ma noi qui non dobbiamo fare altro. Quella cisterna deve essere qui. La signora Claudia ha detto che qui hanno buttato il corpo di quel disgraziato. Voglio vedere che verità. Dopo tanti mesi, figurati. Poi chiameremo la polizia. Che testa dura che hai. Aspetta che ti do un po' di luce. Dammi un pezzo di legno. Dio, che c'è? Emilio, vieni giù. Sì, una parola. Emilio, guarda un po' qui. Hai un pupazzo. Altro che autopsia. Era questo il mendicante. Il bambino non può restare lì. Quell'età è molto bella, ma anche molto pericolosa. Se gli dai un giocattolo gioca, una penna scrive, una pistola spara. Mi spiace, Oscar. Se ammazzano un uomo discuto, ma se toccano un capello a un bambino io mi levo la giacca e meno. Ah, ti do ragione. Ma ho paura di quello che succederà a Sandra quando chiameremo la polizia, interrogatori.
Perizie psichiatriche, controperizie, emozione, con tutto quello che ha sofferto. E se lei non fosse colpevole? Se la verità fosse ancora un'altra? Non mi perdonerei mai di aver messo in moto un meccanismo così crudele. Te lo perdoneresti tu? Senti, rimandiamo ad un paio di giorni la decisione. Cerchiamo di chiarire i punti oscuri. Sono tanti. Il significato del finto morto nella cisterna, quegli stoppini per pulire la pistola di Fabrizio. Per me, una pazza non si può preoccupare delle conseguenze. Non ci pensa nemmeno a montare una disgrazia. Vieni, beviamo un caffè, devo fare una telefonata. 2 caffè. Bene. La contessa Osio de Blanc, per favore. No, non la disturbi. Le dica che ha chiamato Oscar Minno e che richiamerà più tardi, verso le 10, 10 e mezzo. Bene? Grazie. I signori sono amici degli Osio de Blanc. Sì, poveretti. Ah, che tragedia. È successo proprio qui, nella loro villa sul lago. A dire la verità si sentiva che c'era qualcosa che non andava. Avevano licenziato tutta la servitù, perfino la cameriera personale. Non ricevevano più nessuno, erano sempre soli. E io dico che quella mattina, se il signor Fabrizio non fosse rimasto solo... Ma non era solo, c'era la moglie. No. La signora Sandra non era mica in casa, era qui. L'ho vista io. Ma scusi, è sicuro del giorno? Sa, non siamo mica a Milano qui. E quella del signor Fabrizio è stata l'unica morte violenta dell'anno. Certo che ne sono sicuro. La signora è entrata da lì. Anzi, mi ricordo che aveva un abito marrone. Qualcuno le aveva telefonato a casa dicendole che suo figlio aveva avuto un incidente proprio qui davanti. Ma non era mica vero, sa, nessun incidente qui intorno. Ah, la povera signora Sandra era così sconvolta. Adesso però che succede? Ci sono tanti pezzetti di verità sparsi qui intorno. C'è da raccoglierli e metterli insieme. Il problema è da dove cominciare. Hai un'idea? Sai, Fabrizio era un carattere strano. Bell'uomo, affascinante, allegro, simpatico. Tutti entusiasti di lui. Io gli ero molto amico. Ed ero molto povero. Così con me alle volte abbassava la guardia. E in quei casi allora non era tanto affascinante, né troppo simpatico, né allegro. Era proprio bello. Il signor Fabrizio non era della razza giusta per essere un marito. E magari qualche volta anche con te, vero? Mica qualche volta, molto spesso per essere precisi. Ma come si faceva a dirgli di no? Infatti non glielo diceva mai nessuno. Almeno a giudicare dalle telefonate che riceveva. Negli ultimi tempi però sembrava che si fosse un po' calmato, come se ce ne fosse una che durava di più. Io me ne sono accorta subito. E così ho smesso di lasciare la porta aperta e mi sono trovata un fidanzato. Ma per la signora Claudia invece non deve essere stato mica tanto facile consolarsi. Oh bella, ma non l'avevate capito che era innamorata del genero? Brutta età quella. Tutte le donne diventano indiavolate. Non dico bene. Chissà, può essere anche che il signor Fabrizio mi abbia licenziata per darle un contentino. Sì, per farsi lasciare in pace con quella sua scrittrice, la Molteni. Era Bianca Molteni la sua nuova amica. La conosci? Il fatto è che in casa per sostituire me aveva preso un cameriere, un giovanotto. Cosa? Ma se non c'era più servitù in casa negli ultimi giorni? Ma dico, come puoi affermare? Io non affermo niente. Dico soltanto che andando via mi ero dimenticata di riconsegnare le chiavi di casa e così le andai a riportare la sera tardi. Aprì il cancello senza suonare ed entrai. Il padrone era in giardino dalla parte della darsena e stava parlando con qualcuno, con quel tono antipatico di superiorità che ha sempre usato con le persone di servizio. E che cosa diceva? Io passai in fretta, non ci feci caso, però quel tono mi colpì. Non so che faceva, aveva l'aria di mostrare il parco, la serra, il giardino delle 2 statue. Ma poi se l'ha assunto o no, io questo non lo posso sapere. Caro dottor Bontempi. Buonasera, signora. Anche lei qui? Come va? E lei? Ma in questi ultimi tempi non molto bene. Sa che ha rischiato di avermi tra le sue pazienti? Sarei stato lusingato. Noi medici siamo vanitosissimi e una cliente come lei... E via, la smetta di farmi tanti complimenti. Veda piuttosto di trovare qualcosa da mangiare. Vogliamo cercarli insieme, prego? Ho pensato a lei in questi ultimi tempi, forse perché ho in cura una sua cara amica, la signora Sandra Garcés.
Amica? Chi le ha detto che è un'amica? Si sbaglia, sa? Ero molto amica di suo marito. L'amante, come suol dirsi. Anzi, dovevamo sposarci prima della fine dell'anno. Una pallottola ha deciso diversamente. Vuole un consiglio? Non sprechi troppe energie per questa sua nuova cliente. Quella non ha bisogno di essere ricoverata in clinica, ma in galera. La vuol sentire una storia? Sì. C'è una moglie, possiamo chiamarla Sandra, che un bel giorno si accorge che sta perdendo il marito. Potremmo chiamarlo Fabrizio, perché lui ha incontrato un'altra donna, una più adatta a lui, una certa Bianca, e ha deciso di sposarla. Proprio così. Anzi, Fabrizio ha persino presentato Bianca al suo avvocato, Simoni, che si occupa del divorzio di Fabrizio. Allora Sandra ha fatto un po' di stranezze per farsi credere matta, ha sparato al marito e poi ha cominciato a recitare la grande scena della smemorata. Tra poco sarà guarita e nessuno avrà il coraggio di dirle niente per non turbarla. Le piace? Lei non ride, dottore. Sono sciocchezze. È una storia tutta inventata. È la trama di un romanzo che vorrei scrivere, ma non lo farò. In omaggio alla memoria di Fabrizio. Sì, è vero, Fabrizio era da tempo l'amante di Bianca Molteni ed è anche vero che le aveva detto di volerla sposare. Me l'aveva portata qui una volta, ma poi subito mi telefonò e mi disse che era tutto uno scherzo, pregandomi anzi di non procedere con la pratica per il divorzio. Beh, non c'era comunque bisogno che mi avvisasse, sapevo benissimo che non aveva nessuna intenzione di separarsi da Sandra e soprattutto dal patrimonio di Sandra. Vede, dottore, sono stato l'avvocato di Fabrizio per molti anni e conoscevo tutto dei suoi affari. La verità è che Fabrizio non aveva più un soldo, niente. Sa, non avrebbe potuto regalare neanche una delle dozzine di rose che mandava alle sue conquiste se non avesse attinto al conto della moglie. Era Sandra invece che voleva lasciarlo. Aveva scoperto troppe cose sul conto del marito e voleva il divorzio. Ma allora è tutto chiaro. Fabrizio stava per perdere ricchezza e lusso a cui si era abituato. Sapeva di esercitare un forte ascendente su di lei, ma non poteva illudersi di fare cambiare idea a sua moglie. Quando Ricky mentì sulla bambola e Sandra si mostrò così vulnerabile, a Fabrizio venne l'idea di servirsi del figlio per spezzarle i nervi. Fu lui a strappare gli abiti di Sandra, a bruciare le sue fotografie. Ed è stato lui ad avvelenare il cane e a montare la messa in scena del finto assassinio. Ecco perché non trovammo il cadavere. Non c'era. Un pupazzo in mezzo ai cespugli per fare avere a Sandra una crisi davanti a testimoni. Lei e i Simoni. E tutto funzionò perfettamente. Il povero Ricky non riuscì a discolparsi. Lei, signora, aveva accettato l'idea del nipote mostro. S'era rassegnata al fatto d'avere una figlia malata. Ed era pronta a coprire tutto con il denaro e la rispettabilità degli Osio de Blanc. Quando telefonò a Fabrizio, quella mattina nello studio del dottor Winkel, per dirgli che Ricky era scappato e che Sandra non rispondeva, lui decise d'attuare il suo disegno, eliminando Sandra e diventarne l'erede, facendolo passare per un disperato suicidio. Corse a casa, prese la pistola per prepararla, ma proprio in quel momento Ricky aprì la porta e lo sorprese. Nell'agitazione per nascondere l'arma, il colpo partì. Fu in un certo senso davvero una disgrazia. Mi scusi, signora. Quello che ha detto l'avvocato Simoni è vero. L'ho scoperto anch'io alla morte di Fabrizio. Non gli rimaneva più nulla, assolutamente nulla. E durante tutti questi anni ha sempre attinto al patrimonio di Sandra. E con molta larghezza, mi creda. Fabrizio aveva la firma sul conto corrente di mia figlia e ne ha usato e abusato. Guardi pure. 10 milioni. L'ultimo assegno che ha staccato. Guardi la data.
Posso tenerlo io? Certo, se vuole. Ora, signora, mi ascolti bene. Sandra è in una fase inquieta che preluda ad una crisi. Noi ci troviamo in una circostanza fortunata, dico da un punto di vista clinico. Conosciamo esattamente lo shock che ha determinato il suo stato mentale. Per cui, se potessimo portarla nelle condizioni di rivivere quei momenti... Sì, la prego, dottore. Io voglio che Sandra riesca a capire che Ricky è innocente e al più presto. Chiudi gli occhi e conta fino a 10. Sai che ho fatto altri disegni? Giura che non guardi subito. Giuro. Li hai fatti tu. Mi hai detto di disegnare tutto quello che mi viene in mente. Quello che penso. E io penso sempre a te. Con me. È meglio andare. Perché? Perché? Perché io ti amo sul serio. Complimenti. Tu rubi. Non guardarmi così. Ormai lo sanno pure i bambini che dentro ogni rispettabile Dr. Jekyll c'è un Mr. Hyde. Magari fosse vero. Ma tu non sei abbastanza umano per essere due persone. Sei soltanto un freddo scienziato che non pensa che ai suoi esperimenti. Non te ne frega niente se domani Sandra ricade nella sua disperazione di prima. O se in lei sparisce l'amore che prova per me adesso. Per te c'è una sola cosa che importa. Che il caso sia clinicamente risolto. Bada però che io amo anche questa Sandra. L'amo anche se resterà sempre così. Non mi interessa la verità. Non sono uno scienziato. E ti sbagli? Neanch'io la cerco. La verità è un concetto morale. Semmai quella che io cerco è la realtà. E il solo metro della realtà è l'uomo. Io mi sono ficcato in questa storia per aiutare te. Ma alla tua realtà si è sovrapposta quella di Ricky. E poi quella di Sandra. Ricky deve essere riportato nella sua famiglia. Sandra deve uscire da quello stato animalesco e riottenere la sua integrità di essere umano. E per aiutarli in questo sono dispostissimo a buttare a mare la tua realtà di spasimante amoroso. No, tu non hai dentro un Mr. Hyde.
Ma sta attento. In questo modo rischi di tirarlo fuori dagli altri. Senti, si è fatto davvero tardi. Torniamo alla macchina. La mamma non mi fa mai uscire da sola. Com'è che mi ha lasciata venire con te? Tu credi? Sta tranquilla, verrà anche lei. La mia macchina è più veloce e siamo arrivati prima. No. No, Sandra. Amore mio. Perché piangi? Ho paura. Non lo so perché, ma ho paura. Anch'io ho paura, Sandra. Tanta paura. Non so che darei perché i prossimi giorni fossero già passati. Io sono malata, vero? Ma che cosa ho? Perché non me lo dite? Tesoro, niente di grave, hai avuto un forte spavento. Solo che non ricordi di averlo avuto, né quando, né perché. Io ci sono già stata qui, in questa villa, vicino a quel lago. Ma quando? Quando? Sì, amore, molto tempo fa. Che posto orribile! È orribile, orribile! No, tesoro, è solo che qui ti sono successe delle brutte cose. Tanto brutte che ora la tua mente si rifiuta di ricordarle. Vieni qui, Sandra. Abbi fiducia. Ora non può accaderti più niente. Ci sono io con te. Non permetterò mai che ti facciano del male. Devi credermi. Sarà sempre così. Ma questa è la stanza di un bambino? Certo, cara. Di un bambino che ti vuole molto bene. Anche se tu lo credevi cattivo, capace di odiarti. Il tuo bambino, Sandra. Tuo figlio. Mio? Un figlio mio? Oh no, com'è possibile che io che non ricordi un figlio? Si chiama Ricky e ti vuole bene. È importante che tu lo sappia. Si chiama Ricky e mi vuole bene. Si chiama Ricky e mi vuole bene. Ricky. Si chiama Ricky e mi vuole bene. Si chiama Ricky. 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 Mamma! Ricky. Ricky! Mamma! Mammina! No! No, 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 no! Lasci fare a noi, lei porti Ricky in camera sua.
Resta qui, mando la signora Claudia. Ora devo occuparmi del bambino. Le donne, caro Ricky, hanno un equilibrio affettivo molto delicato. Ti faccio un esempio. Tua madre, che è una donna molto intelligente, ha potuto credere, per un seguito di strane coincidenze, ha potuto credere, persuadersi che tu la odiassi. Ma io non ho mai... Lo so, ti sto appunto spiegando come può succedere. Lei lo ha creduto e la cosa l'ha sconvolta. È arrivata a pensare che tu volessi ucciderlo. A credere che tu avessi tentato di ucciderlo. Si è addirittura immaginato di aver visto un morto. Un uomo che secondo lei tu avevi colpito con una freccia. Ma il morto in giardino era vero, l'ho visto anch'io. Ma che dici? Sei sicuro? Certo, certo che ne sono sicuro, non mi crede? Sì, ti credo. Solo che se quel morto è vero, proprio vero, allora si ricomincia da capo, tutto da capo. Senti, vuoi fare una cosa per me? Sì. Dimmi quello che hai visto la mattina della disgrazia. Spiegami tutto. Quando ho capito che la nonna mi voleva lasciare in collegio sono scappato. Volevo dire alla mamma che non avrei detto più bugie, che non avrei più toccato le sue cose, che non l'avrei più fatta arrabbiare, anche se lei non stava sempre con me. Sei sicuro che c'era una persona dietro la tenda? E com'era? Non si vedeva bene, ma c'era. Sì, c'era. Beh? Però dopo che mamma è entrata, ho guardato ancora e non c'era più nessuno. Queste cose le ha raccontate a qualcuno? C'era tanta confusione e appena arrivato il dottore per la mamma, la nonna mi ha fatto accompagnare in collegio. Non ti hanno interrogato nemmeno quelli della polizia? La nonna mi disse che dovevo dire a tutti che non mi ero mai mosso dal collegio. E anche la madre superiora mi disse lo stesso. Per il bene mio, hanno detto. Ed è meglio che tu continui a dire così. Adesso senti, c'è una cosa che devo sapere, che tu mi devi dire. Quando tuo padre ti dette la rivoltella e ti indicò la tenda dove c'era qualcuno, tu che cosa hai pensato? Che cosa ti voleva dire?
Voleva che io sparassi. E tu? Voglio dire, se non fosse entrata tua madre, che cosa avresti fatto? Emilio? Vieni un momento da Sandra. Fra un'ora. O se si sveglia le faccio un'altra di quelle iniezioni. Dottore, ma non resta qui. Non abbia timore, torno immediatamente. Ho bisogno di alcune medicine che ho in clinica. Posso prendere la tua macchina? Certo, ma posso andare io. No, è che purtroppo... No, è più semplice che vada io. Farò in un momento. Le chiavi sono nel quadro. Emilio, sta attento. È una macchina che può essere pericolosa. Lo so. Vado a far bollire la siringa. Prego, dottore, venga, si accomodi. Ho voluto controllare per scrupolo, ma non c'è dubbio, è come le ho detto. E poi ricordo benissimo la data e la circostanza. Ecco. Ne ero sicuro. Nonna? Nonna? Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Poverino. Come stai? Hai fame? No, grazie, sto bene. Bambino mio, abbiamo sofferto molto, ma tu hai sofferto più di tutti. Quello che è successo a te è troppo ingiusto, troppo cattivo. Non saprò mai perdonarmi di non avere capito. Mi vorrà bene di nuovo la mamma? Ma certo. Ora che starà meglio le spiegheremo tutto. Le diremo che sei stato coraggioso. E che le vuoi tanto bene, vero? Il bambino, il bambino. Posso telefonare? Prego, s'accomodi.
Fabrizio. Mio Dio. Sandra, guardami, Sandra. Sono Oscar. Non mi riconosci? Sono Oscar. Oscar. Pronto? È lei, dottore? Che? Un incidente? Dove? Ricky è ferito? Ma è grave? Oh, vengo subito. È lei che mi ha telefonato? No, davvero, signora Garcés. Ma che cos'è? Non mi sento bene, ho un po' di febbre, ero a letto. Mi hanno avvertito di correre subito qui, che era successo un incidente a mio figlio qui davanti al suo bar. Mio Dio, una voce di uomo. Ma no, stia tranquilla, signora. Non è mica successo niente. Sarà stato uno scherzo, stupido e cattivo. Vuole bere qualcosa? No, grazie, non ho niente. Si riposi un momento. No, devo andare, grazie. Se ancora non ha fatto l'iniezione a Sandra, gliela faccia immediatamente. E le stia accanto. Lei quando viene? Al più presto. Ma stia attenta quando Sandra si sveglia, le stia vicino, non la lasci sola. Pronto? Pronto? Pronto, signora, mi sente? Sandra, dove vai? È meglio che tu resti a letto. Assassino! Assassino! Sei stato tu! Io ti ho visto! Ti ho visto! Assassino! Sporco assassino! Come ho potuto avere fiducia in te? Sei sempre stata una nullità. Un servo! Un servo! No. Sei stato tu! Dietro la tenda, tu non mi vedevi, ma io t'ho visto! Sta zitta! Sta zitta! Aiuto! Assassino! No! Lasciami! No! No! Lasciami! Sta zitta! Sandra, ascoltami. Lasciami spiegare. Ti prego, non gridare! Che succede? Sandra! Sandra! L'assassino era Fabrizio. Ti voleva uccidere. Ma era un vigliacco e cercava che un altro lo facesse al suo posto. No, morivo di fame in Venezuela. Lui mi telegrafò, sì. Tornai, mi pagò lui il viaggio. Mi disse prima di aiutarlo nella faccenda del cadavere. Ero io il mendicante. Poi voleva che ti uccidessi. Quel porco bastardo! Sai quanto ti valutava? 10 milioni! Io accettai, ma solo per salvarti, perché lui non cercasse un altro. Sono stato io a telefonarti quella mattina per farti uscire di casa.
è per procurarti un alibi. Sandra, aprimi! Aprimi! E quando lui è tornato alla villa, sicuro di trovare il tuo cadavere, ha trovato me invece. Sandra, aprimi! Mi ha insultato e gli ho sparato in faccia. L'ho fatto per salvarti. Dimmi che mi credi. Soltanto per salvarti. Non chiamarmi assassino. Non sono un assassino. Ti voleva uccidere, è vero? Era un assassino. Tu senti gridare aiuto. Ricky. Ricky. Ora lo sai che ti voglio bene. Sì, Ricky, sì. Mi hai salvato la vita. Sì, sì. Sandra l'aveva riconosciuto. Lui l'ha aggredita e io ho avuto paura. Era stato lui ad uccidere Fabrizio. Non amava Sandra, voleva solo il suo denaro. Sì, era un criminale. Non è così semplice.